Hola, buongiorno ragazzi, benvenuti a questo mio nuovo video. Oggi non parleremo di moto, non parleremo di ciò che ha a che fare di moto, ma parleremo comunque di viaggi. Sono in macchina con mia moglie che mi sta accompagnando a Torino perché partirò per la Sicilia. Il mio sarà un viaggio un po' particolare perché non prenderò l'aereo, ma andrò giù in Sicilia con l'autobus. Esatto, prenderò il Flixbus, voglio vedere com'è questa esperienza. Vi racconterò un pochettino il viaggio e se questo video vi interessa continuate a guardarlo ovviamente dopo la sigla. Ma prima vi voglio ricordare di iscrivervi al mio canale. Ho notato che molti di voi guardano i miei video ma non sono iscritti e allora fatelo, è molto semplice. A voi iscrivervi non costa assolutamente nulla, è gratis, ma voi grazie alla vostra iscrizione mi aiuterete tantissimo a portare avanti questo progetto. Bene, allora, curiosi di sapere come si viaggia sul Flixbus? Bene, e allora ci vediamo dopo la sigla. Sono arrivato a Torino e per esattezza mi trovo alla stazione di Lingotto. Qui ci dovrebbe essere la fermata di Flixbus che mi porterà giù verso la Sicilia. Perché ho fatto questa scelta? Ma per un semplice fatto: andare giù in treno ha un certo costo e poi comunque devo fare tanti cambi, mentre per quanto riguarda l'aereo non so per quale motivo sono aumentati i prezzi in maniera assurda. Con Flixbus 90 euro faccio andata e ritorno, è vero che farò 22 ore di viaggio. Comunque sono qua, vado a cercarmi la fermata di Flixbus, vado a vedere dove si ferma e poi man mano del viaggio vi tengo informati. Ciao, a dopo. L'autobus a Torino è arrivato in perfetto orario, pronto per caricare tutti i ragazzi che dovevano partire. Per quanto riguarda invece il posto a sedere, soprattutto quello dietro l'autista, era molto ampio, ma anche gli altri sedili erano ampi, infatti la seduta era comoda e le ginocchia non toccavano il sedile che c'era davanti. Un sedile particolarmente ampio è quello dove ci sono le scalette, dove ci sono anche i tavolinetti. Sono riuscito anche a leggere, nonostante io soffrissi il viaggio normalmente, riesco a leggere tranquillamente. Mentre per quanto riguarda le varie fermate, l'autobus ne ha fatte parecchie, come in questo caso qui a Genova, per poi partire e andare a caricare gli altri ragazzi nelle altre località come Massa. Noi faremo la breve sosta in autogrill alle partenze alle ore 13:15, ripeto 13:15. Le prese erano presenti in alcuni casi sotto il proprio sedile oppure anche davanti agli altri sedili in base al posto in cui ci trovavamo. La cosa strana è di trovare delle prese messe di fianco al finestrone dell'autobus, è una cosa abbastanza strana. Allora, siamo arrivati a Napoli, sono le 9 di sera e aspetterò la coincidenza per Catania alle 23. Mi sono un po' allontanato dalla gente onde evitare di riprendere qualcuno per un discorso di privacy, così non riprendo nessuno. Questo è il terminal dei bus dietro le mie spalle. Da questa parte poi ci saranno gli autobus. Eccoli gli autobus che partiranno per le varie destinazioni. Io ovviamente aspetterò l'autobus per la mia destinazione. Quando sono arrivato ho notato che il terminal dei bus è vicino alla stazione ferroviaria. Vado a fare un giro così almeno passo un po' il tempo. Andiamo a vedere cosa succede dall'altra parte. Visto che sono a Napoli non potevo non assaggiare che cosa. Eccolo qua, il babà napoletano. Dovevo assaggiarlo. Lo assaggio anche per voi, vediamo se
diciamo il nome del babà è così famoso e così buono come dicono. Vediamo. Ragazzi, è un babà. Beh, devo dire che la stazione di Napoli è molto bella, anche se l'orario ormai è un po' tardi, è abbastanza fornita. Ho trovato ci sono anche dei negozi aperti, dei ristorantini aperti. Ne ho approfittato così anche per mangiare un babà tipico napoletano. Adesso mi avvio verso il terminal dei bus, così vado a prendere l'autobus finale per andare a Catania. Arriverò un pochettino prima, meglio così, circa 20 minuti prima, con calma, e vado a prendere posto sull'autobus. Allora, l'autobus è arrivato, è già alle mie spalle. Io ho già caricato i bagagli, ho messo su anche lo zaino, la giacca. L'autobus è arrivato un po' in anticipo, l'autista mi diceva se siamo tutti partiamo un pochettino prima, così meglio, arriviamo anche prima a casa. Vediamo se riesco a dormire un attimino sull'autobus, anche perché sono le 11 e comincia a essere tardi e comincio a essere stanco. Vediamo che succede durante la notte, ma ci aggiorniamo dopo. Ci siamo fermati un attimo all'autogrill. Obiettivamente non so dove siamo. Ho dormito un pochettino, adesso si riparte e andiamo giù, di nuovo giù. Credo che la prossima tappa sarà Villa San Giovanni per traghettare. Vedo se riesco di nuovo a riprendere sonno. Siamo adesso arrivati sul traghetto che da Villa San Giovanni ci porterà dall'altra parte, ci porterà in Sicilia, a Messina. Siamo in leggero ritardo perché sono i traghetti che sono in ritardo, ma l'autobus è stato in perfetto orario. I prezzi nell'area di Storio qui... Ok, dicevo, i prezzi dell'area ristoro sono esagerati, carissimo, qua non si può comprare nulla, e allora ne approfitto soltanto per fare 2 passi, sgranchirmi un po' le gambe e se posso mi godo un po' di paesaggio siciliano. Sicuramente per noi siciliani, quando prendiamo il traghetto per andare giù in Sicilia, l'emozione è sempre tanta, perché vedere la propria isola, la propria terra è sempre una grande emozione. Allora, siamo arrivati a Catania. Per quanto riguarda il primo viaggio di andata, è andata, per fare un eufemismo. Poi alla fine faremo la recensione definitiva sia dell'andata che del ritorno. Adesso ci andiamo a riposare e poi ripartiremo per ritornare di nuovo in Piemonte. E come dicevo prima, faremo la recensione definitiva della Flixbus. Bene ragazzi, siamo qui a Catania e come vi dicevo abbiamo trascorso un paio di giorni con la mia famiglia e riparto per ritornare a Torino dalla stessa postazione dove sono arrivato. Adesso vado a caricare i miei bagagli e poi, come al solito, andrò a testimoniare il mio viaggio con Flixbus. Siamo arrivati a Messina, abbiamo preso il traghetto, l'autobus ovviamente è stato imbarcato insieme a tutte le altre macchine. Noi adesso ci portiamo verso la costa opposta che vedete alle mie spalle, che è la costa calabra. E come diciamo noi siciliani, quando lasciamo l'isola della Sicilia e ci portiamo verso l'Italia, il resto dell'Italia, noi usiamo dire che andiamo nel continente, è perché noi comunque, abbandonando l'isola, andiamo a prendere la porzione italiana e quindi per noi è andare nel continente. Alle mie spalle si vede poco, c'è l'isola della Madonnina, purtroppo si vede lontano. Una volta, quando si prendeva il traghetto delle Ferrovie dello Stato, si passava proprio davanti all'isola della Madonnina e per noi era come ritornare a
casa, era già una gioia vederla. Mentre adesso con diciamo, i traghetti privati, Cheronte non si passa più davanti, si va direttamente nel porto di Messina per poi andare a casa. Beh, comunque noi continuiamo il nostro viaggio. Al momento, diciamo, il viaggio in Flixbus sull'autobus è stato piacevole, nulla di particolare, gli autisti sono bravi, sono gentili, posso dire che al momento sono soddisfatto. Devo dire che questo primo viaggio è andato benissimo, da Catania a Napoli, e sono rimasto veramente soddisfatto, un viaggio tranquillo, piacevole, i posti abbastanza larghi. Allora, qui a Napoli ho visto sta cosa enorme con lo zucchero e il pistacchio, si chiama la bomba napoletana, e questa qui, faccio vedere, è un insieme ipercalorico tra zucchero e crema di pistacchio. Vado ad assaggiarla. Ragazzi, è favolosa, è una vera, si chiama bomba perché sicuramente è una bomba calorica, molto buona. Ogni tanto bisogna coccolarsi e qui a Napoli sanno come coccolare i turisti. Bene, sono salito già sull'autobus per andare a Torino, sono ancora a Napoli, siamo fermi, pronti per partire, l'autobus è pieno, vedo che c'è qualche problema con alcuni passeggeri, ma gli autisti sono abbastanza bravi a gestire un po' la situazione. Comunque, noi partiamo e poi ci vediamo domani mattina a Torino. Buonanotte a tutti. E allora ci troviamo alla conclusione di questo viaggio. Stanotte avrò dormito forse un paio di ore, non di più, anche perché per chi non è abituato, dormire sull'autobus non è il massimo. Stanotte vedevo tanta gente che comunque dormiva tranquillamente, senza alcun problema. Io, non essendoci abituato, ho fatto veramente tanta fatica. E anche questa avventura è finita, sono già arrivato a Torino. Com'è andata tutta l'ambaradan? Devo dire che effettivamente viaggiare in pullman non è il massimo diciamo, del comfort per quanto riguarda le ore di viaggio, ma questo era assodato. Però se noi dobbiamo mettere in conto il discorso della qualità-prezzo, sicuramente vince l'autobus, perché comunque ho speso soltanto 90 euro andata e ritorno per andare a Catania e ritornare. In totale ho preso 4 autobus, 2 per andare giù e 2 per venire su. Tutti gli autobus confortevoli, lo spazio che c'è tra un sedile e l'altro è molto ampio, le gambe stavano comode, ad eccezione del primo autobus che ho preso da Torino fino ad arrivare a Napoli, che gli spazi non erano ben definiti, infatti c'erano alcuni sedili con tanto spazio e altri sedili con meno spazio, mentre gli altri 3 erano veramente confortevoli, addirittura i sedili si potevano spostare lateralmente per dare la possibilità alle persone in sovrappeso di poter stare sedute in maniera comoda. Quando andate a prenotare il vostro viaggio con Flixbus, vi consiglio di prenotare i posti o subito dietro l'autista o quelli vicino alle scalette dove c'è il tavolinetto, che hanno uno spazio leggermente maggiore e sono obiettivamente più comodi. Per quanto riguarda le fermate, durante il giorno ci sono diverse fermate in diverse città, durante la notte fa una fermata in una città e basta, e addirittura non fa nessuna fermata in alcuni casi, come è successo così quando sono partito da Napoli per andare giù a Catania, si è fermato ovviamente soltanto a Villa San Giovanni e a Messina. Mentre per quanto riguarda le fermate in autogrill ne fanno soltanto, in questo caso hanno fatto soltanto una fermata, sia di notte che di giorno, per poter sgranchire le gambe e utilizzare i servizi igienici. I servizi a bordo dell'autobus: abbiamo il wifi che funziona soltanto se ci sono poche persone collegate.
le prese ci sono sia per quanto riguarda la USB sia per quanto riguarda la classica presa, e poi c'è il servizio igienico, che sono i classici bagni chimici che obiettivamente io non consiglio di utilizzarli spesso, perché la gente purtroppo li utilizza anche in casi di non emergenza e personalmente non li vedo di buon occhio, anche se ho visto che i servizi erano puliti. Io, per evitare di andare nei servizi dell'autobus, ho evitato di bere, così non ne ho soffrito. Però diciamo, se si fanno quelle fermate, benissimo, si può andare nei servizi delle autogrill o nelle fermate delle città quando c'è la possibilità di farlo. Ho notato che a utilizzare questo servizio sono tantissimi giovani, tanti ragazzi che ovviamente per risparmiare dei soldi utilizzano questo servizio, anche perché, come dicevo prima, il rapporto qualità-prezzo è ottimo. Poi tanta gente utilizza questo servizio perché comunque il biglietto aereo ultimamente è aumentato tantissimo e allora la gente si riversa su questo tipo di trasporto. Gli animali non sono ammessi così come dal regolamento, quindi anche i gattini di piccola taglia purtroppo non possono viaggiare con noi. Come voto do 7 a questo tipo di servizio, ed è, diciamo, un metodo di trasporto che prenderà ancora tanto a piede. Bene ragazzi, se tutta questa avventura, se questo video vi è piaciuto, mettete un like a questo video, che è il pollice che voi trovate qua sotto, e poi se vi va condividetelo anche con i vostri amici. Bene, concludo come al solito, come disse il buon Nico Cereghini: casco in testa e ben allacciato, luce accese anche di giorno e prudenza sempre, anche se in questo caso non c'entra assolutamente nulla. Bene, ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.